Ehi, ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui, dritto al sodo, Oblivion Remastered. Una delle prime cose da fare all'inizio di ogni partita è individuare la nostra casetta, il nostro rifugio sicuro. Il più scontato e anche più economico di solito è sempre la casa nel quartiere del porto della città imperiale. Però, come potete vedere, è una piccola cascina, anche arredandola non è che si guadagni chissà quale idea di comfort e bellezza estetica e non ha neanche accesso magari ad altri benefit che domicili di valore più alto possono offrire. Per fortuna ci sono 4 validissime alternative quasi gratis. La prima è il Castello del Guerriero. Questo plugin per l'Oblivion originale ci condurrà al castello di Battlehorn, che sarà inizialmente assalito da una banda di predoni. Durante questo attacco, purtroppo, nonostante tutti i nostri tentativi, il signore del castello finirà morto steso. Questo però ci darà la possibilità di adempiere alle sue ultime volontà, cioè chiunque li avrebbe salvati dall'assedio dei predoni sarebbe diventato il nuovo lord di Battlehorn. Il documento legale lascia un po' a desiderare, però quello che a noi interessa è diventare proprietari di questo castello addirittura. Uno dei grandi vantaggi di essere signori di Battlehorn è poter disporre delle guardie come companion, ma non solo, la costruzione è gigantesca e se avessimo questa necessità di addobbare tutto il castello avremo diverse opzioni e tantissimo spazio. Se però voi foste a corto di fondi non disperate, già di base il castello ha tutto il necessario per poterlo trasformare nella nostra base operativa. La quest ci manderebbe comunque in ogni caso alla locanda dei mercanti a parlare con Nilfas. Questo NPC ha un prezzo abbastanza elevato, ha diverse opzioni per il nostro castello: la biblioteca, la camera da letto, la caserma, cucina, refettorio, la sala dei trofei e la sala d'addestramento. Insomma, potremmo ridefinire Battlehorn in tutt'altro edificio, rendendolo vivo e più utile rispetto alla versione gratuita. È bello potersi definire signori di un castello marcondiron di rondello. Io devo ringraziare però Iron Metal 83 per aver sollevato la questione del domicilio, ricordandomi la presenza di ben 4 case a tema stereotipato per 4 tipi di personaggio. È grazie ai vostri commenti di questa natura che io riesco a identificare di cosa parlarvi nelle guide. Prima di passare alla prossima abitazione vorrei parlarvi della tassidermista presente a Battlehorn. Potremo infatti commissionare dei trofei consegnando dei materiali alla suddetta Dunmer Melisi Daren. È una personalizzazione unica di Battlehorn che trovo sempre molto interessante. Badate che una volta fatti tutti gli upgrade vi verrà consegnata una missiva da parte di Nilfas che vi informerà di aver identificato i materiali per riprodurre una forgia Dwemer e posizionarla così all'interno di Battlehorn, pagando ovviamente, e tale forgia andrà a dare un boost non indifferente alle nostre abilità di armaiolo. Il Covo del Vile, o meglio il nascondiglio degli assassini, situato nel profondo sud di Cyrodiil, alla cavità di Deepscorn. All'inizio parrebbe di essere arrivati appunto in mezzo delle rovine, facendoci dubitare del funzionamento di Todd Maps, ovvero il nostro piccolo GPS in game. Ma non disperate, non siamo venuti in queste paludi a sud di Leyawiin per l'anima di Todd. C'è infatti un ingresso sotterraneo che non ci impiegherà neanche troppo ossigeno per essere scoperto. Una volta dentro troveremo subito un diario. Onde evitare qualsiasi sorta di spoiler rispetto alla confraternita, se non avete ancora giocato la parte della Gilda degli Assassini e non volete spoilerarvi nulla, non leggete il documento. Pensate soltanto al vostro nuovo covo, il quale inizialmente non sarà per nulla arredato, ma anche qui nessun problema. Se avete un minimo di fondi potete recarvi alla locanda fuori dalla città imperiale. Qui un losco figuro vi venderà per cifre esagerate una serie di progetti di arredamento, ma non solo tutte le varie stanze in queste caverne labirinti che verranno arredate. Potrete anche comprare per una cifra altrettanto esagerata licore di Cities, ma con calma. Prima guardiamo un pochino tutto l'arredamento che sembra comunque mantenere un feeling da covo di assassini,
di delinquenti, però allo stesso tempo molto carino nelle parti più naturali della grotta. Vorrei però fare una piccola digressione perché un utente dal nome Andre31K ha chiesto aiuto per il vampirismo. C'è un modo, comprando il chiostro, di fare un bagno alla fonte del rinnovamento e curare il vampirismo avanzato. In generale questo covo ha un vibe vampirico, infatti avremo anche a disposizione una bara in cui riposare. Ma la parte più oscura di questo covo è disponibile nei sotterranei. Qui potremo usare l'icore di Sitis presso il suo altare. E non solo ci saranno dei vantaggi nel caso in cui fossimo assassini, ma proprio qui sull'altare Padre Sitis ha in regalo per noi un'arma magica che ci potrebbe dare un vantaggio veramente esagerato all'inizio della partita. Inoltre c'è una piccola botola direttamente per la baia che ci accompagnerà all'esterno, una via d'uscita ed entrata più comoda. Torniamo però alla luce dei divini e parliamo della Torre del Mago presente fuori Bruma, sul Monte Gnoll. La cavalcata è abbastanza lunga e tortuosa, ma il pinnacolo di Frostcrag ci ricompenserà con una struttura mozzafiato. Per accedere a questa spirale, però, oltre alla quest che ci verrà assegnata subito, dovremmo scassinare una serratura. Una volta entrati, dovremo leggere un libro presente su un artiglio ghiacciato che spunta da una pozza magica. Sono le ultime volontà dell'arcimago che una volta era architetto e guardiano di questa torre. Citando vari NPC presenti a Cyrodiil, uno in particolare ci viene indicato, la proprietaria dell'Emporio Mistico nella città imperiale. Questa Altmer ci venderà la biblioteca, la cripta, il laboratorio di alchimia e la zona notte, ma ben più importante le candele Metal Glow che ci serviranno per attivare gli altari di incantamento e creazione degli incantesimi. Fra tutti gli oggetti utili, forse i più utili e che conviene assolutamente comprare, un investimento di cui non vi pentirete, vi assicuro. Intendo fare una guida a riguardo della creazione magica in futuro. Tornando all'edificio, la cripta, sorvegliata da alcuni folletti, è il vostro deposito, ma non è l'unico luogo in cui potremo storare i nostri oggetti. Nelle nostre stanze, molto belle e pittoresche, a parte un giardino, avremo anche altre mobilie e, soprattutto importantissimo, la vista su Bruma e la città imperiale e praticamente tutta Cyrodiil. Ancora più importante però i portali per le gilde dei maghi presenti in tutte le città di Cyrodiil e l'università della città imperiale. Questi teleport si dimostreranno fondamentali per chi vorrà dedicare la propria esperienza di gioco allo studio delle arti arcane. E poi guardate che torre! Ultimo, ma non meno importante, il rifugio del ladro alla baia di Dunbarrow, presso Anvil. Non lasciatevi confondere dai segnalini sulla mappa, l'ingresso è sotto il castello in una grotta. Questo perché si tratta di un covo di contrabbandieri che veniva utilizzato da una ciurma di pirati. Perché questo è importante? Non solo per il flavor del nascondiglio, ma soprattutto perché dovremmo fare piazza pulita dei correnti inquilini, cioè la ciurma scheletrica dei suddetti pirati che utilizzavano il covo. C'è un sacco di lore, conoscenza pregressa su questo luogo che lascio a voi completamente da scoprire. Non dovrebbe essere difficile liberare l'area da questi scheletri a prescindere dal vostro livello. Forse giusto il capitano sarà un pochino più impegnativo e sotto di lui troverete comunque i diari a spiegare tutto quanto. Una volta sconfitta la ciurma, ci verrà indirizzata Dahlia Rackham. Come potrete immaginare è una piratessa e sarà lei a indirizzarci alcuni potenziamenti che però, attenzione, non saranno i normali arredi di un domicilio, perché alla Clarabella dalla signorina Rackham potremo decidere di ampliare la nostra ciurma di pirati, di mascalzoni, affinché poi loro possano andare a compiere razzie e consegnarci un cut, una parte del bottino, ogni settimana. È una meccanica interessante e che genera introiti, quindi non ignoratela. Inoltre potremmo avere a disposizione un NPC presso il quale vendere tutti gli oggetti rubati.
senza fare parte della Gilda dei Ladri. Anche questo è molto utile. Ciò detto, siamo alla fine e io non posso che ringraziarvi tutti voi per il successo della mia guida Le 10 cose da sapere rispetto ad Oblivion Remastered. Tutti i consigli che avete inoltre voi aggiunto alla mia lista sono di assoluta importanza e li volevo citare qui al volo. Grazie ancora, Tiranno Matto out. Per oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri!